Le elezioni americane sono l'evento politico dell'anno e la campagna elettorale che si è appena conclusa passerà alla storia come la più costosa di sempre. State con me perché ora andiamo a parlare di queste cifre spaventose. Partiamo dalle basi. Conquistare la Casa Bianca ed il Congresso garantisce il governo della maggiore potenza economica e militare al mondo. Potete immaginare gli interessi che ci sono in ballo. Per questo gruppi di potere, lobby, grandi aziende, miliardari, ma anche semplici cittadini hanno messo sul piatto miliardi e miliardi di dollari, che sono stati spesi negli ultimi mesi per finanziare delle strutture di comunicazioni poderose ed estremamente complesse. Ed in questo video vi racconterò quanto costa vincere le elezioni americane, quanti soldi sono stati spesi per la campagna elettorale e soprattutto come sono stati spesi questi soldi, cercando di darvi qualche spunto su quella che a tutti gli effetti è una delle più affascinanti sfide di comunicazione che si possano immaginare. Ma partiamo dall'inizio. Quanto costa vincere le elezioni? Come anticipato, per la campagna di quest'anno è stato battuto ogni record e i contributi sono arrivati nei forzieri dei partiti ad un ritmo ancora più forsennato che in passato. Secondo il Center of Responsive Politics, il conto finale ammonta a 10,8 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra veramente enorme che supera abbondantemente l'intero budget pubblicitario globale di Microsoft, McDonald's, Apple, Toyota e Ford, ma messe insieme, tanto per citare alcune delle aziende che spendono di più in marketing a livello globale. Circa metà di questo budget è stato speso per la campagna elettorale dei candidati al Senato, mentre l'altra metà è stata spesa per la corsa verso la Casa Bianca. Le elezioni di quest'anno hanno continuato la tendenza che vede la spesa elettorale aumentare da elezione a elezione. Pensate che il costo della campagna elettorale di Donald Trump nel 2016 rispetto a quella di Abraham Lincoln nel 1861 è aumentato di 250 volte, considerando ovviamente anche l'effetto dell'inflazione. E soltanto 4 anni fa, sempre nel 2016, nelle elezioni dove Trump sconfisse Hillary Clinton, la spesa si fermò a 7 miliardi di dollari. Insomma, per prevalere nella competizione elettorale servono sempre più risorse. Ma a cosa servono tutti questi soldi e come vengono spesi? L'advertising resta la voce di spesa principale. Fino al 70% di quanto viene raccolto dai partiti viene speso in campagne pubblicitarie, online e sui media tradizionali come TV, radio e giornali. Gestire un budget di questo genere sarebbe il sogno di un qualsiasi professionista nel mondo del marketing. Tuttavia il paragone con una campagna pubblicitaria tradizionale non è del tutto calzante, perché quando si lancia un nuovo prodotto si acquistano spazi pubblicitari sui media con l'obiettivo di far acquistare quel prodotto al maggior numero di persone, ed il successo della campagna si misura sul numero assoluto di persone che decide di effettuare l'azione d'acquisto. Più il numero è alto, più la campagna ha avuto successo. Mentre una campagna politica segue delle logiche completamente diverse, perché la maggior parte degli elettori hanno già ben chiaro se sosterranno l'uno o l'altro candidato e certamente non cambieranno idea dopo aver sentito uno spot televisivo banalissimo. Ed il successo di una campagna elettorale non deriva necessariamente dal numero assoluto dei votanti, quindi non serve influenzare la scelta di milioni di persone. Per vincere basta spostare qualche migliaia di voti nei distretti decisivi, come tra l'altro spiegavo nel precedente video sulle elezioni. Per raggiungere questo obiettivo la spesa viene divisa su due tipologie principali di contenuti. Da una parte i grandi spot, campagne dove si possono raggiungere anche milioni di persone con una singola iniziativa di comunicazione. Un esempio è lo spot di Donald Trump durante il primo tempo del Super Bowl, costato più di 10 milioni di dollari. Mentre dall'altra parte ci sono le iniziative iper targetizzate, mini campagne pubblicitarie online e via social che comunicano con gli elettori con un livello di personalizzazione quasi individuale, una strategia che è conosciuta come micro-targeting. I partiti americani hanno delle vere e proprie competenze specializzate su questo tipo di strategia, avendo costruito nel tempo database dove raccolgono dati dei potenziali elettori, dal loro background culturale alle loro abitudini di spesa. Questi dati ovviamente servono per creare dei profili con l'obiettivo di mandare dei messaggi più personalizzati ed efficaci possibili. E lo scandalo di Cambridge Analytica ha rivelato il livello di precisione a cui questo tipo di strategia è arrivato. Per la campagna elettorale repubblicana nel 2016, gli elettori sono stati profilati anche da un punto di vista psicologico. Questo vuol dire, per esempio, che una persona categorizzata come introversa e una persona categorizzata come estroversa venivano esposte a messaggi diversi con dei toni più in linea alla loro personalità. Insomma, avete capito, lo sforzo per mettere in atto con successo questo tipo di strategia
non è da poco, ed è per questo che servono così tante risorse. Poi la seconda voce di spesa per una campagna presidenziale sono i salari dello staff e le strutture, per cui viene destinato circa il 20-30% del budget totale. Stiamo parlando di professionisti che vengono assunti per lavorare a tempo pieno sulla campagna elettorale, esperti di digital marketing, persone che si occupano delle relazioni con i media, spin doctor, creativi ed esperti di dati. Pensate che nel 2016 per la campagna elettorale di Hillary Clinton furono assunte più di 700 persone. Si tratta di un team più numeroso anche del dipartimento di comunicazione di una grande multinazionale, ed ovviamente partecipare con successo ad una campagna elettorale può essere un'esperienza di grande prestigio sul curriculum, e non è raro che membri dello staff entrino nell'amministrazione con posizioni di grande prestigio in caso di vittoria. Infine, un'altra voce di spesa rilevante è quella relativa ai trasporti e alla logistica. Soprattutto negli ultimi giorni della campagna elettorale, i candidati si devono spostare con grande velocità da un territorio all'altro, e la tabella di marcia sono dei veri e propri tour de force, con anche 3 o 4 comizi al giorno negli stati più in bilico. Donald Trump, per esempio, è famoso per utilizzare il suo jet privato per spostarsi da un comizio all'altro, e questo non vuol dire che stia pagando di tasca sua. Infatti la Trump Corporation ha spedito al suo comitato elettorale una fattura di svariati milioni di dollari per l'utilizzo del jet privato a fini elettorali. Ma tutti questi soldi servono a vincere? Cioè, alla fine vince chi ha più soldi? Su questo i dati degli Stati Uniti sono molto trasparenti. Nell'86% dei casi chi spende più soldi vince. E questo dato ci restituisce un'immagine piuttosto preoccupante della politica, come una gara dove bisogna pagare per avere successo. Poi in realtà questo nesso causale non è così diretto, e molte ricerche hanno dimostrato che i soldi non sono il singolo fattore principale nel determinare una vittoria elettorale. Ma allora voi direte, come si spiega la correlazione tra soldi spesi e risultato elettorale? È molto semplice: spesso sono i vincitori ad attrarre più donazioni. Per spiegarlo meglio, coloro che hanno interessi ovviamente sostengono chi ha maggiori probabilità di vittoria, cercando di salire nel carro del vincitore. Vorrei fare un'ultima considerazione nella quale rendervi partecipe. Questo sistema è giusto? Non sarò io a dare giudizi, ma certamente un mondo dove per vincere le elezioni bisogna contare sulla generosità degli altri non è l'ideale, e pone anche un punto di domanda sull'indipendenza della politica. Questo vale sì per gli Stati Uniti, ma anche per l'Italia e anche per tutte le altre democrazie. Ma alla fine la politica ha dei costi, e questi costi in qualche modo si devono sostenere. Quindi quale potrebbe essere un sistema alternativo secondo voi? Ditemelo nei commenti, ed io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Poi vi ricordo che ho già fatto un video che io ritengo molto interessante sulle elezioni americane. Vi consiglio di andarci a dare un'occhiata. Infine, come sempre, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun futuro video, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!